ben trovati. Oggi siamo qui con Gilda, che è una cavalla che abbiamo qui in addestramento e che è qui da noi per risolvere alcuni problemini. Tra questi c'è anche il problema del rifiuto sul salto. Adesso voglio affrontare con voi, con Gilda, il salto per esempio di una piccola fossa. Ok? Questa è una fossa che sarà più o meno 1 metro e non è molto profonda, è di facilissima attraversamento, però lei ad esempio in questo caso ha timore. Okay? Ora io non voglio affrontare il discorso del salto in questo video qua, voglio solamente farvi vedere quello che noi possiamo trovare quando ad esempio siamo in passeggiata e c'è il cavallo che si rifiuta di fare un attraversamento come in questo caso, no? La prima cosa che vi consiglio, e che non è che ve lo consiglio io, ve lo consiglia il metodo Parelli, è quello di scendere, ok? Perché abbiamo la possibilità di essere, se ovviamente abbiamo studiato, abbiamo praticato, abbiamo la possibilità di essere molto ma molto più incisivi in ciò che vogliamo, più comunicativi nei confronti del cavallo, evitando di andare a combattere. Molte volte si sente dire da chi fa equitazione tradizionale: non scendere mai, se no gliela dai vinta, ok? Allora questo è vero in parte. Chiaramente se io ci impanco una lotta contro il mio cavallo e poi dopo a un certo punto scendo, oppure peggio ancora mi butta di sotto lui, è chiaro che in quel momento lì, siccome il cavallo funziona, impara per pressione e rilascio, la pressione ero io sopra che gli chiedevo di fare, il rilascio è stato quando io sono sceso oppure quando lui mi ha buttato di sotto. Quindi partendo da quel presupposto lì, sì, è vero, è così, cioè se io in quella situazione lì scendo o mi butta di sotto, il cavallo impara che ciò che ha fatto, l'ultima cosa che ha fatto è quella giusta. Mettiamo che abbia sgroppato, si sia impennato oppure abbia semplicemente continuato a non voler fare quello che noi gli chiedevamo. Diverso è se io non entro in battaglia con il cavallo, cioè se io mi rendo conto che c'è un problema, che ricordatevi sempre che i cavalli nell'80% dei casi non fanno quello che noi gli stiamo chiedendo perché non hanno capito o perché hanno paura di farlo, okay? E poi un restante 20% è perché non vogliono farlo. Quindi è molto più probabile che il vostro cavallo non stia facendo quello che gli chiedete semplicemente perché non ha capito o perché ha paura di farlo. In quel caso lì è inutile andare a combattere, obbligare o cosa, non c'è, anche nell'altro caso, però adesso quello magari lo vediamo in un altro momento, però fondamentalmente la soluzione migliore è sempre quella di scendere, di rassicurare il cavallo, di aiutarlo a superare l'ostacolo che ha difficoltà a superare, poi dopo riportarlo di nuovo indietro, montare e farlo da sella, ok? Questo vi rende efficaci nei confronti del cavallo, è un comportamento da leader perché voi siete scesi, gliel'avete fatto vedere, gli avete insegnato e poi dopo l'avete fatto con lui, quindi l'avete preparato per la difficoltà a cui lo volevate sottoporre, e quindi è un comportamento più da leader, mentre il vai di là a tutti i costi è un comportamento più da boss e quindi loro possono anche non solo mettersi sulla difensiva, ma proprio perdete i punti, ok? I punti rapporto in quel caso lì scendono. Quindi torniamo un attimo a noi e vediamo cos'è che riesco a fare. Cioè io non è che l'ho già fatto 10 volte, è la prima volta, mi ci sono approcciato prima, ho visto che lei aveva queste difficoltà, ho detto bello, questo può essere interessante da far vedere. Quindi cos'è che posso fare? Posso cercare di aiutarla, scusate se vi darò le spalle, ma ho la necessità di no, stai pure là perché devo far vedere la cavalla come si muove, ok? E come mi muovo io. Quindi mando la cavalla verso la fossa e la lascio fare. Lei ci pensa e torna indietro, ok? Voi direte, perché non ha insistito? Stava per andare di là. No, non voglio insistere perché sarebbe un brutto ricordo per lei. Quindi io non voglio mettere pressione sull'ostacolo, voglio che l'ostacolo per lei equivalga a rilascio e non a pressione. Quindi io la riporto di nuovo col naso lì, il naso è come se fosse un mirino nel cavallo, la riporto lì e gli dico pensa, prova a vedere se puoi fare qualcosa, di là c'è tanta erba buona, vediamo se riesci. No, non è di là, io devo gestire il mirino e fargli tenere il mirino esattamente dove voglio. Quindi
nuovo, do un pochino fastidio, voglio che il mirino torni a indicare la direzione. Eccolo qua, già il cavallo ha cambiato completamente atteggiamento, perché non l'ho forzato, ok? Non forzandolo lui non va in destro e non va in destro e pensa invece di reagire. Adesso lei ha difficoltà a tornare di qua, la lascio pensare, vedete, ha difficoltà perché ha messo il piede lì e diciamo, ha ceduto un po' il terreno. Eccola là. Vedete, quindi se io la lascio esplorare lei non ha difficoltà a fare l'ostacolo, se io invece la forzo ha difficoltà. Ok, adesso proviamo di nuovo da quest'altra parte che è un pochino più alto, là, ok, perfetto, e di nuovo di qua. Potrei stare anche di là, e là, ora comincia quasi a divertirsi. Allora potrei stare anche dalla parte di là, non è un problema, io sto dalla parte di qua perché questa corda è corta, è una corda da 3,70 m e quindi se sto dalla parte di là posso, se lei mi tirasse indietro per un rifiuto, è possibile che io, per non lasciare il cavallo, cada nella fossa o perda l'equilibrio. Allora sto da quest'altra parte. Indubbiamente se avessi avuto una corda da 7 metri sarei potuto stare anche di là. Una cosa importante, quando fate questo cercate sempre di non mettervi nella traiettoria del cavallo, soprattutto quando deve saltare verso di voi. I cavalli sono dei follower naturali, cioè nel senso che se io sono avanti e siamo in uno stradello, loro vengano dietro a noi, ma anche se non siamo in uno stradello, cioè se io salto questa fossa lì è facile che il cavallo, soprattutto se ha timore, passi esattamente dove ho messo piedi io, di conseguenza quando sono dalla parte di là mi salta addosso, quindi devo aiutarmi o con lo stick oppure con la fine della corda. Ricordatevi che alla fine della corda c'è sempre uno stick portatile, quindi usatelo se avete bisogno. Devo sempre tenere lontano la spalla in modo che io posso andare dalla parte di là e fare in modo che lei mi rimanga a distanza quando passa l'ostacolo. E adesso vado di nuovo di là, non mi voglio trovare, cioè non voglio portarmela dietro così la cavalla deve andare dalla parte opposta, lontano da me e non con me. Chiaramente non è sempre fattibile questo, a volte ci sono delle situazioni dove magari c'è un punto preciso dove si può passare, bisogna passare tutte e due di lì. Allora in quel caso uso la corda, la mando indietro, la tengo indietro la cavalla, la tengo indietro, non voglio che venga da me, ok? Poi la faccio venire da me, quando viene verso di me mi sposto di lato e la faccio passare. Ora lei è passata di là, però dovete far conto che veniva verso di me. In quel caso lì sono io a spostarmi e lei la faccio venire. Non la faccio venire fin tanto che io non sono in sicurezza, ok? Questo è un pochino il sistema per risolvere queste situazioni un po' particolari. Se io fossi stato in sella, una volta passato dalla parte di qua, sarei tornato indietro, come ho già fatto diverse volte, non ve lo faccio rivedere, sarei salito in sella e l'avrei fatto da sella, ok? Ovviamente se c'erano requisiti di sicurezza, ma qui ci sono, non è niente questo per un cavallo. Quindi ricordatevi la prossima volta, non impancate una battaglia, perché anche se vincete la battaglia non avete vinto la guerra, perché la prossima volta ve lo ripropone il cavallo il problema. Quindi ricordate, rimanete sempre in sicurezza, scendete, mettete a posto con calma, rilassati, prendetevi il tempo che vi serve, tornate indietro, salite e di nuovo andate avanti. Anche per questo video è tutto e noi ci vediamo la prossima volta. I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. To a
used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new